E dopo tanta attesa finalmente siamo al test della combo che vi ho proposto nel video precedente. Praticamente parliamo della carabina Tactical Evo versione US della Sabatti in 308 in accoppiata con la fantastica ottica della Vector Optics. Parlo della Continental 530x56 FFP più altri accessori. Vi ho già fatto la recensione tecnica e la descrizione particolareggiata di questa combo che ho realizzato appunto per il tiro su lunga distanza, ma non solo, perché secondo me si comporta molto bene anche nel tiro di precisione, ma lo vediamo direttamente adesso. Infatti mi trasferisco molto velocemente prima in un poligono dove abbiamo linea di tiro dai 100 ai 200 metri per fare, diciamo così, il test di accuratezza, di precisione di questa combo, e dopodiché da lì mi trasferisco in un altro poligono dove abbiamo invece linee di tiro fino a ben 600 yard che equivalgono a 550 metri, dove metteremo alla prova le capacità di questa combo per il tiro su lunga distanza. Non vi faccio perdere altro tempo, trasferiamoci subito in poligono. Dai primi tiri che ho effettuato, che sono 3, per quello che vedo nell'ottica posso dirvi che i colpi sono andati vicinissimi, compreso il primo colpo, il cold shot, che è andato comunque vicinissimo al bersaglio. Procediamo. Ancora uno, così avremo una rosata da 5 colpi per fare un'esatta valutazione. Allora, per quanto vedo tramite l'ottica, devo dirvi che i colpi sono finiti veramente uno dentro l'altro. Il mio bersaglio è un pallino nero grande come una monetina al centro di un cartoncino. Adesso poi l'andremo a vedere direttamente sulla linea di tiro, ma per quello che vedo, dicevo, i colpi sono davvero uno attaccato all'altro. Quindi al momento molto contento del risultato, ma andiamolo a vedere insieme. Ed eccomi sul bersaglio, adesso ve lo faccio vedere. Allora, la prima rosata effettuata tramite la nostra Vector Optics, eccola qua. Si vedeva benissimo ovviamente che avevo fatto praticamente un foro solo, 5 colpi. Dopo la misuriamo. La seconda effettuata, quindi la regolazione sul verticale dell'ottica per l'azzeramento. Ecco qua, tutti esattamente all'interno del dischetto rosso, che vi ricordo è piccolo come una monetina, o insomma come il mio pollice.
Ora ci spostiamo alla linea dei 200 metri e quindi da quello che avete visto, primo test a 100 metri, devo dire niente male assolutamente, anzi meglio di quello che mi aspettavo. Abbiamo fatto due rosate, come avete visto, una sul pallino nero, una sul pallino rosso. Su quella nera ho dovuto fare poi un aggiustamento di un click, come avete visto, sul verticale, perché questa carabina attualmente, diciamo, prima di questo test aveva fatto soltanto il rodaggio della canna con un pre-azzeramento dell'ottica, ma mi ha stupito perché ho ottenuto due rosate con munizione commerciale, la prima 0,75 MOA, 5 colpi, tutti a bersaglio, sono tutti all'interno di una moneta di 2 euro, e l'altra addirittura 0,41 MOA, quindi quasi un terzo di MOA, molto meno comunque di mezzo MOA, e hanno fatto praticamente un buco solo, quindi cioè, assolutamente ottimo. Ma andiamo ai 200 metri, vediamo che è successo. Ho quindi effettuato la regolazione sulla mia Vector Optics Continental per i 200 metri, quindi adesso andiamo a procedere, vediamo come si comporta. Vabbè. Direi che posso anche evitare di spendere altre munizioni in questo momento, in quanto per quello che vedo tramite le lenti fantastiche di questa Continental con i suoi bei 30 ingrandimenti, è un centro perfetto. Quindi il bollino che avete visto, le sue misure sono quelle di una monetina, parliamo di 200 metri, un solo colpo, centro perfetto. Eccoci qua, sto arrivando ai 200 metri. Per chi, diciamo, non se ne intende, ecco, vi mostro, diciamo, praticamente questi, nel senso che praticamente spariamo da qua giù, qui dove vedete quella struttura, ok? Questo per chi magari è la prima volta che mi segue. Torniamo qua e questo è il risultato del un singolo colpo a 200 metri dopo l'azzeramento della Vector Optics con la nostra Sabatti Tactical Evo US. Un centro perfetto, spaccato su un bersaglio che misura veramente, non lo so, forse 2 centimetri, è praticamente una monetina. E le immagini parlano da sole, che spettacolo, voglio dire, un colpo, un centro perfetto, un dischetto della misura di 2 euro centrato perfettamente a 200 metri. Non potevo chiedere di più da questa carabina. Ovviamente non mi sono fermato là, perché altrimenti qualcuno avrebbe detto vabbè, un colpo solo, fai delle rosate, perché un test valido ovviamente ha bisogno di rosate. E ho fatto quindi 2 rosate da 3 colpi l'una. La prima ve la mostro adesso sul dischetto rosso, quindi a seguito di quel colpo singolo ne ho sparati in altri 2 e sono finiti, come vedete, tutti esattamente nel dischetto rosso, quindi tutti all'interno di una moneta da 2 euro. Le ho misurate ovviamente anche queste, ho fatto i compiti a casa e vi dico che questa rosata, questa superiore, a 200 metri, ve lo ricordo, un MOA sono 6 cm per chi non, diciamo, non è tanto addentrato in queste cose. Questa rosata misura 0,36 MOA, è infatti la misura, diciamo, più grande, più distante fra i fori dei proiettili, è 20,96. Quindi viene fuori 0,36 MOA, questo vuol dire praticamente un terzo di MOA a 200 metri, cioè che potevo volere di più da questa carabina. Ne ho fatta un'altra di rosata più tardi, è questa che vedete più in basso, è finita più in basso perché ovviamente sto usando munizioni commerciali, ho finito l'altra scatola, sono passato a un'altra scatola, cambia l'SD tra una munizione e l'altra, quindi bastano pochi metri di velocità di V0 praticamente diversi e abbiamo un impatto infatti verticale diverso, non orizzontale. Questo che significa? Che è cambiata la velocità di uscita del proiettile e quindi mi hanno impattato un pochino più basse, di poco, praticamente diciamo, avrei dovuto correggere di un click in questo caso sul verticale, ma sono tutte comunque nella stessa posizione, nel senso che se qua ci fosse stata comunque il dischetto rosso
avrei comunque centrato il dischetto rosso. Non ci sono dispersioni orizzontali, questo vuol dire che non ci sono errori, diciamo, miei del colpo, ma verticali, il che è, ovviamente, ripeto, non sono munizioni caricate appunto apposta per questa carabina, sono commerciali, quindi ci dobbiamo sempre aspettare una variazione della V0, che a volte può essere anche importante, dipende appunto dal lotto di munizioni che capita, però la munizione rimane comunque un'ottima munizione perché è sempre diciamo molto precisa. E anche la seconda rosata l'ho misurata e misura 0,40 MOA, quindi comunque meno di mezzo MOA in tutti i casi, quindi siamo sempre fra un terzo di MOA e meno di mezzo MOA. Ragazzi, cioè 200 metri, munizione commerciale, canna da 22 pollici. Cioè, io sono felicissimo, ma cosa sarà successo sulle lunghe distanze? Infatti, da questo momento in poi mi sono trasferito nell'altro poligono, come vi ho detto prima, e sono andato a sparare direttamente alle 600 yard, 550 metri. Siete curiosi? Andiamo a vedere. E mi sono rapidamente spostato nel poligono con le linee fino a 600 metri. Quindi adesso finalmente potremmo fare il test, diciamo così, finale delle prestazioni della Sabatti Tactical Evo US, che vedete qua dietro di me. Abbiamo già visto come si è comportata sulla linea da 100 e 200 metri nell'altro poligono, adesso qui la voglio provare su distanze, diciamo, un po' più interessanti. Purtroppo non mi vedrete sparare perché la telecamera non mi ha ripreso, non ha funzionato, quindi durante i tiri non ha registrato. Mi spiace per questo inconveniente, però vedrete per fortuna i risultati dei tiri. Quanto il bersaglio riesco comunque a vederlo molto bene. Parliamo di un dischetto verde davvero piccolo per la distanza a cui l'ho posizionato come bersaglio. Adesso sposteremo il tiro su un piccolo gong poco più di 20 cm che sta esattamente a 600 yard. Riprenderò direttamente il pad con la telecamera, così potrete vedere gli impatti e potremo valutare quindi la precisione della Sabatti Tactical Evo US in combinazione con la Vector Optics Continental. Devo dire fino adesso un connubio fantastico. Penso di aver fatto la scelta ottimale, in quanto le prestazioni, come avete visto nella parte precedente, nell'altro poligono, a 100 e 200 metri sono state davvero fantastiche, non potevo aspettarmi di meglio. Anche qui devo dire le soddisfazioni stanno già arrivando, perché dopo pochi colpi di messa a punto, vi ricordo stiamo usando una munizione commerciale, una Fiocchi 175 grani HPBT, ma comunque commerciale, quindi l'SD varia, non è sicuramente una munizione ricaricata, non possiamo aspettarci quella precisione che potremmo avere con una munizione dedicata, quindi caricata e studiata apposta sulla nostra carabina. Ciò nonostante riesco a ottenere dei risultati davvero interessanti, davvero divertenti, devo dire, perché poi non dimentichiamoci che andare a bersaglio e andarci spesso o sempre è quello che è la parte più divertente di questa attività. E io sparerò, lo vedrò tramite l'ottica e voi dovreste vedere gli impatti direttamente tramite il pad, appunto, che riprende il tutto. Ok, quindi ora non mi vedrete ma mi ascolterete tramite appunto il microfono. Eseguirò i tiri e voi vedrete se vado a bersaglio il gong impattare e muoversi. Vabbè, tanto sulla 9 però si vede la sagoma, giusto? Preso. Purtroppo ho abbattuto anche la struttura. Non ha retto all'impatto, quindi avete visto il colpo impattare, ma avete visto anche la struttura collassare. Combinazione vincente quindi per la combo che vi ho proposto, quindi la Sabatti Tactical Evo US in combinazione con il bipiede di fascia economica, peraltro, però con materiali di un certo livello, ad esempio il carbonio, e le possibilità di regolazione che ci dà, che sono davvero interessanti, visto che abbiamo anche il cant e la possibilità dell'attacco rapido e le varie inclinazioni. La nostra Continental della Vector Optics, che è davvero eccezionale per quello che costa, devo dire un'ottica fantastica,
sicuramente adatta al tiro per lunga distanza, in accoppiata con la Sabatti è uno spettacolo. E anche questo test è andato, direi, alla grande. Sono veramente felice perché vi ho proposto una combo basandomi soltanto sui dati tecnici che queste due aziende molto serie e molto valide ovviamente forniscono sui loro siti quando ci informiamo, diciamo così, sul prodotto che vogliamo acquistare per l'uso che poi ne dovremo fare. Avevo scelto quindi, come sapete, questo particolare modello di carabina della Sabatti, la Tactical Evo US, e la top line della produzione della Vector Optics per quanto riguarda ottiche per il tiro lunga distanza, quindi la Continental 530x56 FFP. L'accoppiata di questo mi ha dato un risultato, devo dire, eccezionale, non potevo chiedere di meglio, e d'altra parte quello che avete visto è quello che è. Quindi andiamo ad analizzare quello che è successo. Ovviamente lì non l'avete visto perché sulla linea della lunga distanza non si può interrompere il tiro molto spesso, anche perché ci vuole parecchio tempo poi per arrivare ai bersagli, fare quello che devi fare e rientrare. Quindi soprattutto il pomeriggio, che in questo periodo fa notte presto, non è possibile interrompere molto spesso, quindi non potevo andare lì, fare le foto, fare i video, tornare ogni volta. Mi sono portato via tutto, ho fatto i compiti a casa anche su questo e adesso ve lo mostro. Quindi questo è quello che è successo, spero di riuscire a farvelo vedere bene. Ora non so se ci capite, ma adesso vi spiego tutto. Ho utilizzato dei cartoni perché i fori sono molto ben evidenti e anche perché risulta molto, molto ben visibile tramite la telecamera che è posta lì sulle linee di tiro per vedere appunto i bersagli. Anche perché il pomeriggio c'è una luce molto particolare, anche un po' molto inclinata, quindi a volte non è proprio facilissimo magari vedere il bersaglio. Sono riuscito comunque a vedere che impattavo sul bersaglio tramite la chiarezza delle lenti di quest'ottica. Ovviamente poi lì c'è il display che ti permette di vedere nel particolare, e devo dire ho fatto la bellezza di 3 rosate. Questi che vedete in basso, vediamo se così riusciamo, che ho marcato rosso con scritto test, sono i colpi che ho sparato perché non avendo uno strumento per misurare la V0, quindi la velocità di uscita della mia munizione, di quella particolare scatola che stavo utilizzando, perché sono munizioni commerciali, ma dicevo, non potendola misurare, devo fare praticamente una tabella balistica basandomi sulle cadute delle mie munizioni. Quindi ho sparato alcuni colpi che sono andati comunque a bersaglio, perché tenete conto che stiamo parlando di 550 metri dove un MOA sono 16 cm e mezzo, e quindi siamo all'interno di un MOA in tutti i casi, ma a seconda di dove hanno impattato mi sono, diciamo, fatto le dovute correzioni in maniera da avere, diciamo, un tiro più preciso. Ho fatto poi 3 rosate, quelle che vedete qua, che poi adesso ve l'ho cerchiate e le ho anche misurate proprio per darvi dei dati più esatti. Quindi la prima rosata, questa qua, misura 0,34 MOA, quindi all'incirca un terzo di MOA. Oh ragazzi, 550 metri, munizioni commerciali, 0,34 MOA, questi 3 colpi. Dopodiché ho corretto un pochino per quanto riguarda il windage per diciamo adeguarmi al vento, e ho avuto una seconda, io credo che questa devo essere stato fortunato, ve lo dico, perché questa rosata è incredibile, non c'è, sinceramente, 0,12 MOA, 0,12 MOA, cioè i colpi sono praticamente in questo dischetto, che siamo sempre una moneta di 2 euro. Sicuramente sono stato fortunato, ma qui la combo, come la chiamo io, ragazzi, qui assolutamente ha fatto il suo lavoro, anche perché la terza rosata che vedete qua comunque è molto buona, perché a parte che 2 colpi sono all'interno di questo dischetto che misura solo 12 cm comunque, quindi questo è comunque inferiore a un MOA a questa distanza, solo 12 cm, quindi comunque sono finiti 2 colpi qua, uno vicinissimo, e anche questa terza rosata misura 0,40 MOA, quindi meno di mezzo MOA. Quindi in tutti i casi non teniamo conto di questa, dove sicuramente sono stato particolarmente fortunato io, o bravo, o quello che volete. Comunque sia, qua abbiamo 0,34 MOA, qua abbiamo 0,40 MOA. Questa non la voglio neanche prendere in considerazione.
quindi comunque delle rosate inferiori al mezzo MOA a 600 yard. Che altro potevo volere da questa carabina, da questo sistema d'arma, diciamo così, di questo sistema per tiro lunga distanza che ho realizzato per voi? Abbiamo anche sparato sul gong, come avete visto, ovviamente un colpo solo perché poi la struttura ha ceduto sotto l'impatto dei joule della nostra munizione, ma perché la struttura era improvvisata, dico la verità. Avevo fatto una cosa un po' al volo perché ne ho portato uno io e l'ho arrangiato, non ha retto, ma l'importante è che il primo colpo che ho tirato è andato a bersaglio, l'avete visto, eccolo. Si vede benissimo l'impatto perché li vernicio prima proprio per evidenziare l'impatto della munizione, e vi dico che tutto questo disco sono 20 cm, quindi siamo un MOA più o meno, 16,5 abbiamo visto a quella distanza. L'impatto è a soli 5 cm dal centro, e tenete presente che quest'ottica sono tanti 30 ingrandimenti per il tiro lunga distanza, ma per il tiro di precisione sono pochi. Normalmente per chi fa tiro di precisione gli ingrandimenti sono parecchi di più, perché altrimenti tenete conto che anche al massimo zoom il pallino centrale del nostro reticolo è grande quasi quanto quello che stiamo mirando, quindi non riusciamo a fare un tiro di altissima precisione. Se io volessi mettere i colpi uno vicino all'altro avrei bisogno di un'ottica diversa, come quelle che si utilizzano ad esempio per l'F-Class, quindi ottiche anche sul secondo piano focale con molti ingrandimenti. Ho preso comunque il bersaglio a 5 cm dal centro. In sintesi sono davvero felice dei risultati ottenuti con la combinazione Sabatti Vector Optics, due grandissime case, producono degli strumenti, chiamiamo così, davvero di alta precisione, che ti regalano tantissime soddisfazioni. Questa carabina me ne ha date già parecchie e siamo solo al primo test. Da oggi in poi mi ci vedrete sparare molto spesso perché mi piace davvero tanto, mi piace le prestazioni di questo sistema. Quindi non vedo l'ora di tornare a sparare, ma soprattutto di spostarmi oltre le 600 yard, cosa che sicuramente avverrà in gennaio. Ovviamente, se mi seguite, iscrivetevi al canale e mettete un like, mi raccomando. In questo modo attivate la campanellina, così sarete avvisati dei prossimi video, proprio perché a gennaio farò delle trasferte dove andrò a sparare su campi che mi possono permettere di tirare fino al chilometro e forse anche oltre. E vedremo quindi come si comporterà questo gioiello di combo che vi ho proposto anche su distanze superiori. A questo punto non posso far altro che ringraziarvi e ci vediamo presto sempre qui su Sendit.